Buongiorno ragazzi, sono le 5 e un quarto del mattino, sono già al bar pronto per fare una nuova escursione in un paese un po' particolare, o meglio in un principato, così come si definiscono gli abitanti e così come stanno combattendo legalmente per ottenere questa indipendenza. In questo momento mi trovo a Villarperosa, presso il bar Slurp, qui c'è l'amico Christian. Ciao Christian. Ciao a tutti. Saluto. E faccio colazione e poi parto, vado a raggiungere gli altri ragazzi e andiamo direttamente dove, non ve l'ho detto, a Seborga. Bene ragazzi, se questo viaggetto, se vi incuriosisce la storia del Principato di Seborga, vi aspetto dopo la sigla. Ciao! Michelino Sud, siamo arrivati all'appuntamento con gli altri ragazzi, vediamo se sono già qui. Vediamo se li becco. Allora c'è il buon Gianluca con la Celestina. Buongiorno. Bene, noi ci andiamo a prendere un caffè, ci vediamo dopo. Siamo partiti, abbiamo preso il caffettino e adesso facciamo un po' di autostrada e quindi faremo l'autostrada, inizialmente la tangenziale di Torino, la tangenziale sud, poi prendiamo la Torino-Savona fino a Ceva e poi da Ceva andiamo ancora avanti per fare il colle di Nava e da lì scollettiamo per arrivare in Liguria. Bene, la giornata è bellissima, l'alba è stupenda, peccato non aver ripreso il momento in cui il sole spuntava, comunque già così merita il fascino. Credo che questa immagine dell'autostrada è molto bella. È vero che è un'autostrada, è tutto dritto, però il fatto di avere questo tipo di luce, vedere questa discesa, i ragazzi davanti con le Goldwing, e poi in lontananza la salita dell'autostrada e il paesaggio comunque dà un certo fascino, a mio avviso. E questa è l'uscita di Ceva. Passiamo tutti con il Telepass e il Telepass funziona benissimo. Qualcuno in passato mi diceva stai attento, il Telepass a volte non funziona, ma invece qua funziona che da meraviglia, non c'è nessun problema. Ci stiamo fermando, non so perché, vediamo qual è il problema. Stiamo percorrendo la statale 28 che ci porterà poi su al Colle di Nava. L'ultima volta che ho percorso questa strada, febbraio di quest'anno, nevicava tantissimo. Ero con Carolina, quindi con la moto, e non vi nascondo che la paura era tantissima, perché non avevo mai guidato la moto con la neve. Siamo sempre sulla statale 28 verso il Colle del Nava e siamo in località Ormea. Come vedete per strada non c'è nessuno, sono le 8 del mattino, la strada è molto libera, o perché è poco frequentata o perché è ancora presto, però devo dire che come statale è molto bella. Siamo dentro questa vallata dove a destra e a sinistra si inerpicano queste montagne, queste pareti a picco che danno una sensazione di chiuso, e poi il verde degli alberi
invece dà una sensazione di natura viva. Ciao Piemonte, siamo in Liguria e saliamo verso il Colle di Nava, sempre sulla statale 28, ovviamente statale 28 tratto ANAS. Ci tengo a dirlo perché vedete anche voi la strada è come ben tenuta, ben segnalata, la segnaletica orizzontale ben fatta, il manto stradale bello, e l'ANAS devo dire che ci tiene alle proprie strade, alla cura delle proprie strade. Scendiamo dal colle, andiamo verso il mare e anche qui il paesaggio merita tantissimo, è bello. Siamo arrivati ad Imperia, siamo nella periferia della città e da qui noi andremo adesso a prendere la strada che ci porta a Seborga. Eccola Imperia in tutto il suo splendore. Siamo arrivati ad Imperia, facciamo la pausa a colazione. Non poteva mancare ovviamente la colazione salata. Chi ha preso la pizza, il buon Roberto ha preso la focaccia la focaccia ligure, che ovviamente è qua una delle più buone di tutta Italia. Io il classico cornetto salato con un po' di affettati, poi ovviamente i caffè, le varie cose. Ci riposiamo un attimo, così mi vedete meglio. Ci riposiamo un attimo e poi ripartiamo per andare a Seborga. Buona colazione ragazzi, ciao! Siamo ripartiti, abbiamo lasciato Imperia, come vedete siamo in autostrada, c'è un vento fortissimo. Abbiamo deciso di fare l'autostrada per accorciare i tempi, perché come dicevo prima si vuole trascorrere più tempo a Seborga, quindi visitarla bene, quindi così stiamo un po' più tempo là, la visitiamo e via. E il vento veramente, in questo momento che siamo sul cavalcavia, è veramente forte, è fastidioso. Comunque andiamo avanti lo stesso, diminuendo un po' la velocità. Finalmente abbiamo lasciato l'autostrada, siamo a Bordighera e direzione ovviamente Seborga. Dall'uscita dell'autostrada a Seborga sono circa 11 km e si sale verso Seborga. Eccolo qui, Principato di Seborga. Allora, benvenuti nell'antico Principato di Seborga. Molto bello, siamo arrivati, dai. Bandiera arancione, il Touring Club, e ufficialmente siamo nel Principato di Seborga. Adesso andremo nel centro storico, andremo a parcheggiare le moto e andremo a visitare il borgo. Molte case hanno la bandiera del Principato esposta, quindi credo che il fatto di appartenere a un principato è molto sentito. Poi peccato che le strade siano ridotte in questa maniera, purtroppo lasciano un po' a desiderare. Eccolo lì il Principato. Come vedete dall'insegna, quella lì, Seborga fa parte dei borghi più belli d'Italia. Centro storico, antico Principato di Seborga. Ci sono tanti cartelli che lo certificano, che più che certificare che lo indicano.
Siamo arrivati a Seborga, o meglio siamo arrivati nel Principato di Seborga. Siamo in Liguria, in provincia di Imperia, a pochi chilometri dalla costa ligure. Una località, quella di Seborga, che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé in merito alla sua battaglia legale per il riconoscimento della sua indipendenza allo Stato italiano. Il conte Guidone di Ventimiglia, il 3 aprile del 954, essendo in procinto di partire per combattere contra Perfidos Saracenos, al fianco di Guglielmo il Liberatore, conte di Provenza, donò il territorio di Seborga ai monaci benedettini dell'abbazia di Santo Onorato di Lerino. A partire dal 1079, con l'autorizzazione del Papa Gregorio VII, secondo l'usanza ampiamente diffusa all'epoca, gli abati di Santo Onorato di Lerino poterono fregiarsi del titolo di principi abati di Seborga, godendo del cosiddetto mero et libero imperio cum gladi potestate, che significa avere la facoltà di comminare la pena di morte, ma che tuttavia non è stata mai esercitata qui a Seborga. Nel corso dei secoli successivi, Seborga fu ripetutamente oggetto di attenzioni da parte della Repubblica di Genova, la quale tentò più volte di annetterla al proprio territorio, perché era irritata per il fatto di avere all'interno del suo territorio un'enclave che sfuggisse al suo controllo politico. A seguito di alcune annate agricole pessime, la già precaria situazione finanziaria di Seborga peggiorò via via. Per cercare di pagare i debiti, i monaci accesero l'idea della vendita del territorio di Seborga. Nel 1697, mentre era principe abate Giuseppe de Meirone, fu stilato un primo preliminare di vendita con il duca di Savoia, Vittorio Amedeo II. Tale atto, che peraltro non venne mai registrato, non prevedeva esplicitamente che il re di Sardegna avrebbe acquisito la sovranità su Seborga, ma semplicemente che il territorio di Seborga sarebbe diventato suo possedimento personale, sul quale avrebbe esercitato il ruolo di protettore. Ma l'annessione al Regno d'Italia nel 1861 e alla Repubblica Italiana nel 1946 sarebbero pertanto atti unilaterali e illegittimi perché violano la legittima sovranità del popolo seborghino. L'esilio dei Savoia nel 1946 comportò peraltro la fine dello ius patronatus. Il 14 maggio del 1963 il popolo di Seborga si riunisce liberamente e spontaneamente ed elegge principe Giorgio Carbone, che assume il nome di Giorgio I, un cittadino di Seborga, appassionato di storia, da sempre sostenitore della indipendenza dallo Stato italiano, che oggi de facto esercita illegittimamente la sua sovranità su Seborga. La riattivazione della sovranità di Seborga rianima il turismo ed accende la curiosità dei media e dei mezzi di comunicazione, via via sempre più interessati alla realtà di Seborga e alla sua storia. Lasciamo il Principato di Seborga e ce ne andiamo verso Triora, che è il paese delle streghe, così viene chiamato. La compagnia è sempre la stessa, molto bella, e noi andiamo ragazzi. Questa volta voglio concludere questo viaggio dividendo il percorso in due video diversi, perché altrimenti verrebbe troppo lungo. La prima parte è tutto ciò che riguarda il viaggio per arrivare a Seborga, il Principato di Seborga, mentre per quanto riguarda il video che uscirà la settimana prossima riguarderà per lo più il paese di Triora, che è denominato, come avete sentito poco fa, il paese delle streghe. Per quanto riguarda invece il Seborga, che è tra l'altro bandiera arancione del Touring Club, all'interno del circuito dei borghi più belli d'Italia, posso dire che Seborga mi ha deluso totalmente. Sconsiglio di andare a vedere Seborga, uno perché le strade non sono belle, piene di buche, forse se avessi fatto sterrato sarebbe stato meglio. 3, tutti i negozi chiusi nonostante fossimo ad agosto.
non c'era nessuno, devo dire che è stata una vera e propria delusione. Mi aspettavo di arrivare lì, che il fatto del Principato fosse, diciamo, molto più esteso, molto più accentuato, cosa che invece non è stata. Infatti ci sono i ragazzi che mi prendono in giro già da parecchio tempo nominando sempre il Principato di Seborga. Comunque, ragazzi, detto ciò, noi concludiamo così il video, io vi rimando alla settimana prossima con la continuazione e quindi con la visita di Triora. Ciao ragazzi e mi raccomando iscrivetevi al mio canale, come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che guardate che c'è qua sotto e mettete un like anche a questo video. Ciao ragazzi, ci vediamo!